La sera del 1° marzo 1938, nella stanza più silenziosa del Vittoriale degli Italiani, un uomo cade in avanti. La fronte colpisce il bordo della scrivania e è un colpo secco, un colpo definitivo. Quell'uomo è un uomo famoso, si chiama Gabriele D'Annunzio, ha 74 anni, è un uomo che ha conquistato città, ha inventato parole che ancora oggi utilizziamo, ha sfidato imperi, ma quella sera qualcosa lo ha fermato per sempre. I medici diranno che si è trattata di un'emorragia cerebrale. Il regime ovviamente dirama immediatamente il lutto nazionale e la storia invece dirà che si è trattata di una morte naturale, ma la storia qualche volta può anche mentire. Ciao, sono Carlo e questo è Enigma. Per quasi un secolo la morte di D'Annunzio è stata archiviata come l'epilogo naturale di una vita di eccessi. Ma se applichiamo il bisturi della moderna medicina legale alle carte del 1938, emergono dei dettagli che non combaciano affatto. Farmaci spariti, autopsie mai fatte e un movente politico che pesa come un macigno. Questa sera non vi racconterò la sua biografia, ma riapriremo insieme il fascicolo della sua morte. Non useremo il cuore, useremo le molecole, perché quel corpo, la sera del 1° marzo, era diventato una bomba a orologeria. La domanda che dobbiamo porci è esplosa da sola o qualcuno ha accelerato il timer? Per capirne la morte dobbiamo prima capire come viveva il poeta. Dobbiamo guardare nel suo sangue per vedere quello che scorreva e questo perché negli ultimi anni il corpo del Vate è diventato un vero e proprio campo di battaglia farmacologico. I documenti dell'epoca, quindi le memorie del medico personale, ovvero il dottor Alberto Duse, e della governante Amélie Mazoyer, ci restituiscono un quadro clinico spaventoso. Ovvero D'Annunzio assume cocaina e lo fa sistematicamente, lui la usa per via nasale, a piene mani, come scrive lui stesso. Ma la cocaina non è la sola. C'è ad esempio il Veronal, che è un potente barbiturico per dormire, c'è il cloralio idrato, che è un sedativo, c'è poi la stricnina, c'è l'arsenico. Sì, l'arsenico, a dosi cosiddette terapeutiche, una pratica diffusa all'epoca come ricostituente. Ora, immaginate questo cocktail chimico nel corpo di un uomo di 74 anni, senza monitoraggio epatico, nel 1938. I medici legali moderni, rianalizzando questi dati, confermano che D'Annunzio era sull'orlo del collasso. Quindi questo possiamo metterlo da parte, ma confermano anche un'altra cosa, che manipolare un equilibrio chimico così precario sarebbe stato incredibilmente facile. Ma il cocktail chimico non è l'unico fantasma nel corpo di D'Annunzio, ce n'è un altro ed è più antico, ovvero risale alla sera del 13 agosto del 1922 nella villa di Cargnacco, quella che poi diventerà il Vittoriale, quando D'Annunzio precipita da una finestra e fa un volo di diversi metri, si frattura lo zigomo, si ferisce alla testa e perde l'uso dell'occhio destro. Resterà praticamente menomato per il resto della vita, ma l'episodio viene archiviato come un incidente. Tuttavia le versioni sono almeno tre: una caduta accidentale, una spinta o addirittura un tentativo di suicidio. La verità non è mai stata chiarita del tutto. Quello che sappiamo dal punto di vista medico è questo: un trauma cranico di quella gravità lascia segni permanenti nei vasi sanguigni cerebrali, li indebolisce, li rende fragili, come una sorta di microfratture in una diga. Questo dato taglia in entrambe le direzioni. Da un lato rende l'emorragia cerebrale spontanea del 1938 perfettamente plausibile. Dall'altro lato però rende ancora più facile provocare quel cedimento esterno. Infatti un corpo già al limite, immagina, ha bisogno solo di una piccola spinta, chimica in questo caso.
Se questa fosse una morte naturale, la burocrazia sarebbe noiosa. Invece ci troviamo di fronte a 3 anomalie che farebbero saltare sulla sedia qualunque investigatore. Prima anomalia, la non autopsia. Muore l'uomo più famoso d'Italia, muore all'improvviso, senza testimoni oculari del decesso, e la prassi medico-legale prevedrebbe un esame approfondito. Invece nulla, non accade nulla. Il certificato di morte viene redatto con una velocità quantomeno sospetta. Emorragia meningoencefalica, una diagnosi fatta a occhio. Non risulta, e qui dobbiamo essere precisi, non risulta dai documenti disponibili che sia mai stato fatto un esame tossicologico. E allora, perché nessuno ha voluto controllare cosa ci fosse davvero nel suo sangue? Poi c'è una seconda anomalia, ovvero la posizione del corpo. D'Annunzio viene ritrovato riverso sulla scrivania come se si fosse addormentato. Ora, chi ha un'emorragia cerebrale massiva spesso crolla a terra, perde conoscenza violentemente. Quella posizione così composta è compatibile con un ictus? Sì, ma è altrettanto compatibile con un arresto cardiaco graduale indotto da una depressione respiratoria. Esattamente l'effetto di un sovradosaggio di sedativi. Ma perché ucciderlo? Ecco, qui ora dobbiamo uscire dalla stanza del Vittoriale e guardare la scacchiera dell'Europa. Siamo nel marzo del 1938 e, come sappiamo, in anni veramente difficili per il mondo, Mussolini sta stringendo l'asse con Hitler e sta per sacrificare l'Austria all'annessione nazista. È una svolta epocale e D'Annunzio, devi sapere, odia Hitler in maniera feroce. Lo chiama il pagliaccio, lo chiama l'imbianchino. Ora, il Vate è vecchio, sì, ma la sua voce è importante, ha ancora un peso enorme sull'opinione pubblica e sulle forze armate. Pertanto, se D'Annunzio parlasse pubblicamente contro l'alleanza con la Germania, creerebbe una crepa nel regime che ovviamente Mussolini non può permettersi in quel momento specifico soprattutto. D'Annunzio scriveva Mussolini in termini che nessun altro italiano poteva permettersi. In una lettera definisce Hitler testualmente un pagliaccio feroce. «Sento puzzo di cadavere da quella parte», scrive al duce riferendosi alla Germania nazista. Ora, pensateci, siamo in un'Italia dove una parola fuori posto ti porta al confino, dove la gente abbassa la voce per parlare del regime, e quest'uomo scrive al capo del governo che il suo nuovo alleato puzza di morte. D'Annunzio poteva permetterselo perché era D'Annunzio, perché la sua fama lo rendeva intoccabile, o almeno così credeva. Ora, l'ultimo incontro documentato tra Mussolini e D'Annunzio avvenne nel settembre del 1937 alla stazione di Verona, quando il Vate, ormai anziano e malato, si recò a incontrare il duce di ritorno dalla Germania. Va detto che fu un incontro molto teso, durante il quale D'Annunzio tentò invano di persuadere Mussolini dall'alleanza con Hitler. Nei mesi successivi lo scambio poi continuò per via epistolare e telefonica, con messaggi nervosi, perché il regime considera che monitorava ogni parola che usciva dal Vittoriale. E qui arriviamo al punto. Mussolini non aveva bisogno di essere nella stanza per sapere esattamente cosa pensasse D'Annunzio. Un D'Annunzio vivo nel marzo del 1938 era un rischio politico incalcolabile. Un D'Annunzio morto invece era un monumento da celebrare con un funerale di Stato e poi da dimenticare. Il movente c'è, l'opportunità c'è, ma chi avrebbe potuto agire? Nel 1938, se volessi silenziare un uomo come D'Annunzio senza lasciare tracce, non useresti una pillola, useresti quello che è già sul suo comodino. C'è poi un elemento che cambia la prospettiva sull'opportunità e ha un nome preciso: Ovra.
La polizia segreta del regime fascista non si limitava infatti a sorvegliare i dissidenti nelle città, aveva occhi e orecchie ovunque e li aveva anche dentro al Vittoriale. I documenti d'archivio mostrano che il regime manteneva informatori all'interno della cerchia di D'Annunzio. Se qualcuno avesse voluto agire avrebbe avuto le informazioni necessarie per poterlo fare. Ovviamente non sto dicendo assolutamente che Lovra abbia ucciso D'Annunzio, sto dicendo che il regime aveva l'infrastruttura per farlo. In un'intervista concessa al settimanale Oggi, Giordano Bruno Guerri, lo storico che più di chiunque altro ha studiato gli archivi del Vittoriale, ammette di essersi convinto che D'Annunzio sia stato assassinato. E nella sua ricostruzione emerge una figura precisa, Amy Oeffler, una donna di origini austriache presente nella cerchia intima del poeta che, secondo Guerri, potrebbe aver avuto legami con Berlino. Dunque una possibile spia del Reich dentro casa dell'uomo che chiamava Hitler pagliaccio feroce. Accanto a lei Amélie Mazoyer, la governante francese che gestiva ogni sera i farmaci del poeta, ogni dose, ogni goccia. Una forse legata ai tedeschi, l'altra con le mani sui farmaci. Non serviva un sicario, bastava una sera qualunque e qualche goccia in più in un bicchiere. Questo è forse l'elemento più concreto di tutti. Dopo la morte di D'Annunzio la sua stanza venne perquisita e non dalla polizia giudiziaria ma da uomini del regime. Diverse carte, lettere e documenti personali furono sequestrati o fatti sparire. Alcune cassette che contenevano corrispondenza privata risultano manomesse e lo stesso storico Giordano Bruno Guerri, che ha avuto accesso agli archivi del Vittoriale più di chiunque altro, ha documentato queste sparizioni. Ora facciamoci una domanda semplice: se la morte era naturale, se non c'era nulla da nascondere, perché mandare qualcuno a setacciare la stanza di un morto prima ancora che il corpo fosse freddo? La risposta più benevola è che Mussolini temeva le lettere di D'Annunzio, quelle in cui lo criticava, quelle in cui insultava Hitler, lettere che, se per caso fossero state rese pubbliche, avrebbero imbarazzato e non poco il regime. La risposta meno benevola invece è che stavano eliminando delle prove. Ovviamente non possiamo sapere quale delle due sia vera, ma possiamo dire questo: il regime ha dimostrato con quell'azione che comunque aveva qualcosa da proteggere. D'Annunzio muore il 1° marzo. L'11 marzo i panzer tedeschi entrano a Vienna. L'Italia tace, Mussolini tace e la voce che avrebbe potuto gridare contro quell'orrore è stata messa a tacere, forse per sempre, 10 giorni prima. È stata solo una coincidenza, un tragico tempismo del destino? Probabilmente sì. Ma l'assenza di autopsia, la sparizione di alcune carte, quel silenzio tombale calato così in fretta ci lasciano quantomeno con un dubbio che nemmeno 90 anni dopo riusciamo a cancellare. Io non so se Gabriele D'Annunzio sia stato ucciso e nessuno può dirlo con certezza, ma so che oggi al Vittoriale quella stanza è ancora lì. La scrivania è ancora lì e da qualche parte, in un archivio, in una cassetta mai aperta, in un documento che qualcuno probabilmente ha deciso di non distruggere, potrebbe esserci ancora la risposta. La prima regola dell'investigazione storica è questa: non smettere mai di guardare dove ti dicono che non c'è niente da vedere. La seconda è diffidare sempre di chi ha fretta di chiudere un caso. Io sono Carlo e questo è stato Enigma. Ti ringrazio e ci vediamo alla prossima indagine.